Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, ero tanto emozionata nel parlare in questo video di questa grande ascesa di Plutone in Acquario che domenica 21 con l'ingresso anche del Sole in Acquario metterà, diciamo, casa, farà casa nel segno dell'Acquario. Cosa comporta questo? Comporta tante cose e questa è una svolta epocale perché Plutone non stava in Acquario da circa 248 anni. Dai tempi della Rivoluzione francese, perché sono eventi planetari, no? Contro il patriarcato, e quindi verso i valori dell'uguaglianza, della fraternità. E l'Acquario è proprio questo, e quindi spezza le catene di una società patriarcale, ma soprattutto spezza le catene della rigidità a favore dell'uguaglianza, della diversità. Uguaglianza nella diversità. Cos'è l'uguaglianza nella diversità? Il diverso è un arricchimento, non un capro espiatorio. Il diverso dentro di noi e il diverso fuori è fonte di arricchimento. Non è una diminuzione, è un arricchimento. E quindi ecco Plutone si fa portavoce a vari livelli di questa rivoluzione nella pratica. Rimarrà in Acquario fino al 2044, quindi ci darà modo, ognuno di noi, laddove noi dobbiamo rivoluzionare la nostra attitudine nei vari ambiti della nostra vita, ecco Plutone ci accompagnerà in questo. È veramente un'ascesa epocale a cui noi ci siamo preparati, soprattutto negli ultimi 3 anni, affinché potessimo manifestare la bellezza dell'autenticità che ci incarna, del Dio che ci incarna. Che cos'è? Abbiamo lavorato tanto in questi 3 anni. Che cos'è l'autenticità? È quando tutte le nostre parti interne, anche le nostre dissonanze interne, viaggiano all'unisono, cooperando l'una con l'altra per creare il capolavoro della nostra vita. Quando noi abbiamo ormai l'accettazione di tante parti di noi che erano nell'ombra, che il karma ci ha fatto esperire, che il karma ci ha dato la possibilità di far pratica con le nostre resistenze interne, ponendoci davanti dei momenti molto 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 difficili negli ultimi anni, proprio perché l'accelerazione della consapevolezza e della crescita spirituale era impellente. Quindi è come se avessimo vissuto un anno 10 vite, un altro anno altre 10 vite, proprio perché ci stavamo preparando alla grande ascesa di noi pionieri della nuova età dell'oro. L'età dell'oro è arrivata. E quindi è tutta una questione di dimensione, no? Di percezione della dimensione. Pianta stabile in quarta per andare poi in quinta in pianta stabile dimensione. Quindi trascendere la dualità rimanendo ancorati alla terra. E questa è la grande rivoluzione. Come si fa? Mantenendo l'autenticità che ci è stata forgiata grazie alle armi spirituali che abbiamo alimentato con il karma. Quindi stiamo andando verso il dharma, che è il nostro destino. Il destino è quello dell'allineamento con la tua anima, con lo scopo della tua anima. E quindi è un momento di grande... Guarda, io ho avuto una profonda commozione con questo Plutone in Acquario. Lo stavo aspettando da vite intere. Quindi è veramente qualcosa di magnifico, tant'è che oggi che sto registrando il video mi sento molto stanca, ma sapete quella stanchezza bella? Avete capito di che sto parlando, no? Di quella stanchezza bella, quando, ve lo dico come percepisco questa stanchezza, quando corro per un'ora, corsa, footing per un'ora, adesso non lo sto facendo più perché mi sto riallineando un po' a
a dei programmi di allenamento un poco più, diciamo, equilibrati. Prima stavo proprio perché mi piace molto la corsa. E quindi, ecco, dopo un'ora di corsa, torni a casa, ti fai un bel bagno, una bella doccia. Ah, ecco, quella stanchezza lì. Le fatiche di Ercole. Quella cosa lì. Allora, molti di noi sono tornati ad Itaca, la propria Itaca interna, e adesso inizia la costruzione di un mondo meraviglioso. Questo Plutone in Acquario investe tutti, come vi stavo dicendo, e io voglio dedicare proprio questo video perché quello che Plutone dà lo potete trovare ovunque, no? Siti, eccetera. Ma quello che io voglio vedere i maestri, i nostri maestri, quelli che guidano me e quelli che guidano tutte noi e tutti voi, qual è l'informazione cruciale di questa entrata di Plutone in Acquario. Quindi un'informazione unica e speciale in questo contesto, proprio per avere delle informazioni che ci fanno fare clic 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 clic, quelle solite clic clic di cui sappiamo. Ecco, quei clic clic del ciao, sono la sgancia karma. Ecco, quelle cose lì, insomma. Sì, infatti ho questa esigenza proprio di vedere qual è il messaggio speciale per noi, per la nostra comunità, per il collettivo, per chiunque si allinei alla nostra frequenza, che è poi la frequenza dell'anima individuale, no? E in questa cooperazione di intenti, in questa cooperazione di maschile e femminile, piuttosto che la separazione del nostro maschile e femminile interno, ma la cooperazione, la danza tra l'uno e l'altro, affinché si manifestino quotidianamente lo scintillio di quell'età dell'oro che è stata predetta per secoli e secoli e secoli, di cui noi siamo pionieri, portavoci e manifestatori. Wow, ok. Allora, sapete cosa voglio fare per prima? Io prenderò la carta del regno gregorico adesso, per vedere cosa ci vogliono dire. Il regno delle schifezze, per chi non lo sapesse. Voglio vedere qual è la grande schifezza che ci siamo tolti davanti, e l'ascesa da dove parte. Quindi per il nostro collettivo, per la nostra straordinaria e meravigliosa comunità, qual è il principio di svolta? Qual è la grande zavorra che abbiamo debellato definitivamente in questo passaggio di Plutone in Acquario? Vediamo qual è. Allora, partiamo da qui. Qual è la grande zavorra che abbiamo eliminato? Qual è la grande zavorra che abbiamo eliminato e di cui si farà sentire l'eliminazione in questa prima settimana? Vediamo un po', in questi primi giorni, qual è la grande zavorra che abbiamo eliminato? Grazie a tutto il lavoro svolto, al prendere confidenza, all'innamorarsi del nostro sé superiore, della nostra anima. Vediamo un po'. Allora. Vediamo qual è la grande zavorra epocale da cui ci siamo liberati. Dall'ignoranza. Mamma come parlano, bellissimo. Ciò che credi non è, ciò che vedi non è, ciò che sai non è. Ci siamo liberate dall'ignoranza. Abbiamo iniziato a conoscere noi stesse, noi stessi, e come funziona la vita e come funzionano le cose della vita. Abbiamo studiato, ci siamo evoluti, siamo cresciute. Abbiamo capito come funziona l'anima, il regno invisibile e il regno visibile della realtà 3D. E quindi siamo cresciute abbiamo tolto il velo dagli occhi. E come citava l'oracolo di Delfi, conosci te stesso e conoscerai il mondo, gli altri e gli dei. E quindi abbiamo imparato a conoscere noi stessi e come funziona la legge spirituale. Cosa si cela nell'invisibile? Abbiamo capito che i giochi si fanno tutti nell'invisibile,
nel credere che tutto è possibile. Ci siamo tolti le maschere dal fatto che abbiamo creduto di essere delle piccole entità senza potere. Abbiamo capito di essere scintille di Dio che camminano sulla terra e abbiamo capito che siamo fatti a sua immagine e somiglianza. E quindi capendo questo possiamo capire il potere che abbiamo capito di avere e di quanto abbiamo delegato all'esterno tale potere, rinforzando. Non voglio entrare in merito di situazioni governative, sociali adesso, però abbiamo capito che abbiamo delegato noi all'esterno il potere di darci delle paure, di farci avere paura. E quindi avendo paura, siamo stati più manipolabili. Anzi, siamo stati manipolabili, non più manipolabili. Adesso non lo siamo più. Adesso seguiamo soltanto il nostro intuito, che è la voce dell'anima. E colui che vince adesso è l'intuitivo. E quindi ci siamo tolti la più grande zavorra, ci stanno dicendo i maestri, era quella di di non sapere chi eravamo, l'ignoranza, non sapere chi eravamo, non sapere che l'essere umano è Dio che cammina sulla terra e che fa esperienza di se stesso attraverso tutte le sue creature. Ci devi fare un minuto di silenzio solo per questa carta. È veramente qualcosa di straordinario. Straordinario. Adesso voglio vedere, perché molti, no, si sono risvegliati, sono in una fase intermedia di passaggio nella quarta dimensione, poi nella quinta, no? Come vi ho detto anche in un altro video, la terza dimensione, questa è la dimensione del terzo chakra, la dimensione della dualità, è la dimensione del terzo chakra, autostima, ego, calibrare il proprio ego, fare esperienza di se stessi, del proprio ego con l'alterità fuori da noi, cioè con l'altro fuori da noi, e quindi calibrare il nostro ego sulla base, soprattutto dolori, affinché questo terzo chakra sia in equilibrio. Ecco, ci spostiamo nella quarta dimensione, che è la dimensione del quarto chakra, cioè dell'apertura del cuore. Apertura del cuore, come vi ho insegnato, ve lo dico sempre, non significa soltanto amore e compassione, ma significa anche stabilire i propri confini. La dimensione del quarto chakra ha a che fare con le qualità dell'anima che vengono integrate. Queste tali qualità, ripeto, non sono soltanto amore e compassione, ma sono anche stabilire i propri confini, quindi divino maschile sano. Stabilire i propri confini da cosa? Rispetto alle proprie zavorre interne. Come si legge questa cosa a un altro livello? Rispetto anche a delle persone, a circostanze che non fungono più da evoluzione per noi. Con sano distacco ci si allontana, sia dalle proprie zavorre interne, quelle che ci tengono giù, rabbia, paure, rancori, desideri egoistici di rivalsa perché abbiamo subito da piccoli in qualsiasi natura, in qualsiasi forma. E quindi stabilire i confini da quello, di conseguenza anche da quelle situazioni che non sono più pertinenti alla nostra evoluzione, senza giudizio. Il quarto chakra non giudica con l'apertura del quarto chakra. Se una cosa andava bene per me fino a un mese fa, un anno fa, un minuto fa, e adesso la mia intuizione femminile e la fede nella mia intuizione mi dice che quella cosa non va più bene per me, la lascio andare. Discernimento si chiama questo, non è giudizio. Vi ho puntato sempre l'attenzione sul discernimento ultimamente. E come pure altre qualità dell'anima. Ma soprattutto in questo momento storico in cui Plutone in Acquario esige la determinazione dei propri confini,
salutari, questo è il mio spazio, quello è il tuo spazio. Allora il divino maschile che è dentro di noi, sano, accende la necessità di stabilire, di fare un discernimento. E la quarta dimensione. La quinta dimensione è quella dell'espressione di sé. Un quinto chakra in equilibrio, l'espressione di sé in tutte le forme e anche la condivisione della propria essenza con l'altro in modo felice. Comunicazione, quinto chakra, quinta dimensione ha a che fare con non solo il quinto chakra, lo sto facendo un po' in soldoni, se no mi perderei in 6 ore di podcast. L'espressione di sé attraverso la propria essenza, senza alcun giudizio più, sotto tutte le forme. Mi voglio esprimere in questa forma, mi voglio esprimere in quest'altra. Non ho il più giudizio che venga giudicata fuori io, nemmeno perché non sento il giudizio fuori, perché non mi giudico più io se mi voglio manifestare in una determinata forma piuttosto che in un'altra. Ok, più o meno. E quindi voglio vedere adesso, rispetto a quello che stavo dicendo, chi è nella fase di transizione dell'accettazione della propria divinità, in che fase si trova. Cosa ci dicono i maestri attraverso queste, attraverso le carte di Sefirio. Allora, quindi regno delle ombre, regno intermedio per chi si trova in questa fase o per chi sta facendo un ripassino di questa ripassino. Vediamo un po'. Vediamo un po' il ripassino, vediamo. A quale carta corrisponde il regno delle ombre? Vediamo. L'oltre. Wow, mamma mia come parlano. L'oltre. Oltre a tutto quello di oscuro che c'è stato. Percorri con coraggio nuovi spazi. Lascia andare il vecchio mondo. Cioè, voi ditemi se non sono da brivido queste carte. Cioè, voi ditemi se non sono da brivido. Abbiamo iniziato a capire chi siamo, a sua immagine e somiglianza. Adesso stiamo andando oltre, facendo esperienza del fatto che siamo a sua immagine e somiglianza. Stiamo andando verso il nuovo mondo, lasciando il vecchio mondo. Percorri con coraggio. Coraggio viene dal latino cor cordis o corabeo, avere cuore. Quarto chakra. Guardate, se non, proprio è pazzesco. Ci viene chiesto, andiamo seguendo il nostro cuore, con il quarto chakra aperto, che significa amore, compassione, discernimento, assertività, mettere i propri confini, verso questo nuovo mondo. Ci sono spazi inesplorati che attendono di essere conquistati dalla nostra essenza e condivisi con la nostra, col nostro intorno. Ok. Andiamo a vedere adesso il regno della chiara luce. Plutone in Acquario. Dove ci conduce? Verso quale adempimento animico, quindi spirituale, dell'incarnazione di quale essenza? Quale essenza andiamo ad incarnare grazie all'entrata di Plutone, nei primi giorni dell'entrata di Plutone? Andiamo a vedere. Quale essenza andiamo ad incarnare? Avendo compreso chi siamo, percorrendo con coraggio il nuovo mondo. Quale essenza andiamo ad incarnare? Ma, regno, direzione, verità. La tua è vera conoscenza,
vedi giustamente, inizia ora il tuo cammino reale. Mamma mia, io ho i brividi, ragazzi. Cioè, mamma mia, inizia ora il tuo cammino reale. Cioè, la tua vita inizia adesso. La vita senza il prosciutto sugli occhi. La vita con la consapevolezza di essere Dio che ti incarna. La vita con la consapevolezza che sei un essere divino e che hai il sacrosanto dovere di manifestarti. Nasci adesso, che tu abbia qualsiasi età anagrafica, che veramente è subdola come cosa, anche se hai 99 anni e stai guardando il video, ok? Tu stai nascendo adesso, perché da questo momento in poi quello che tu vivrai sono esperienze autentiche che non hanno precedenti nella storia. Perché le esperienze che viviamo adesso, con l'autenticità acquisita, sono esperienze che non hanno precedenti nella storia della nostra attuale incarnazione e di quelle precedenti. Una vita piena. Piena. Piena vuol dire senza perderti una goccia di ogni istante di questa meravigliosa esperienza chiamata vita. Inizia ora il tuo cammino reale. C'è un minuto che tu vivi in questa forma adesso, per come sei diventato, vale 70 anni vissuti nell'ignoranza. Va bene? Cioè, mi sono spiegata, non ho fatto bene il paragone. Cioè, 70 anni vissuti nell'ignoranza e un solo minuto vissuto con tale coscienza è molto di più quel minuto lì. Ecco, questo volevo dire. Vedete che qua c'è una sorta di nebulosa rossa. Non si vede, si vedono i tratti della montagna, però poi c'è una nebulosa qui, no? Che vuol dire questo? Siamo all'inizio della costruzione della nuova era. E il rosso ha a che fare col primo chakra, il radicamento. Adesso le azioni che facciamo, i pensieri che facciamo, le emozioni che nutriamo, le percezioni che abbiamo, faranno sì che tu costruisca questo glorioso futuro dell'era dell'Acquario. Va bene? Il futuro lo scrivi adesso, andando incontro con coraggio alle tue intuizioni. Sapete che la differenza tra intuizione e pensiero? Il pensiero viene da un ragionamento, non ti entusiasma. L'intuizione ti entusiasma e non viene dal ragionamento. Quello che bisogna perseguire è solo l'intuizione, perché l'intuizione viene dal futuro e non sai perché stai facendo una determinata cosa, cioè a livello logico non te lo sai molto spiegare, più o meno, o a volte non te lo sai proprio spiegare, ma sei portata per intuito a fare quella cosa. Lo capisci dopo perché l'hai fatta, è la tua anima che ti sta tirando verso il tuo glorioso futuro e ti sta dicendo fai questo. Intuito. C'è una gioia indescrivibile quando hai un'intuizione. Quando hai un pensiero, quella gioia non c'è. Va bene? Il pensiero razionale deve essere messo al servizio del perseguire l'intuizione. Per esempio, ho un'intuizione geniale e voglio costruire quella lampadina. Sto facendo un esempio per farvi capire come mettere a servizio nell'altro. Devo costruire questa lampadina. Ok. Allora io penso che magari, non lo so, le onde luminose vanno, c'è tutto sto ragionamento, no? Ecco, quando costruisci sta lampadina, per inserirla nell'apposito, l'adattatore, no, sto facendo un casino con il ragionamento, cioè praticamente voglio dirvi,
Se hai l'intuizione di mettere una lampadina in un determinato portalampadine, ok, il ragionamento ti deve servire a capire che devi girare a destra per attaccare la lampadina al lampadario. Cioè, non so se mi sono spiegata, è un poco a cacchio questo ragionamento. Cercavo di farlo più comprensibile possibile. Cioè, l'intuizione, la mente razionale, il ragionamento su come si fa una cosa deve servire a servire l'intuito, a quella cosa che ti è venuta dall'intuito a servire, l'intuito deve servire la mente razionale, il ragionamento, mi spiego? Non deve essere il contrario. Ok. Quindi queste tre carte servirebbero proprio a contemplarle e a proprio meditarci su. Ci hanno detto tutto, questo Plutone in Acquario ci hanno dato il messaggio speciale per noi, per la nostra comunità, perché cosa significa Plutone in Acquario? Oltre alle linee guida che possiamo trovare ovunque, no? Sui siti, ma il messaggio speciale era proprio questo, che va a conferma di quelle grandi linee di cui già sappiamo. Ok. Adesso non so cosa voglio fare, ci sto riflettendo, sì. Prendiamo queste, gli angeli. Vediamo un po' rispetto a quello che ci hanno appena detto i maestri. Vediamo un po' di approfondire tale messaggio. Approfondiamo questo messaggio. Plutone in Acquario a partire dal 21, con l'entrata del Sole anche in Acquario. Vediamo. Allora, ne mettiamo 1, 2, 3. Allora, pensare a se stessi genera amore verso il prossimo, vedi? Qua tu hai iniziato a capire chi sei. Qua tu hai iniziato a capire di essere Dio e che la manifestazione di tutto quello che hai avuto era un contratto che avevi con la tua anima e con le persone coinvolte affinché tu potessi sviluppare delle qualità tue personali, dei talenti o semplicemente l'allargamento della coscienza che ha a che fare con l'acquisizione dei tuoi talenti. Avendo capito di essere Dio, non recrimini più all'esterno che quello c'ha più di te o che quello c'ha la storia che vuoi tu, che quello c'ha il lavoro che vorresti, ok? No, perché hai capito che ognuno di voi è un essere unico e irripetibile, che ha una propria essenza e che è una nota imprescindibile dell'armonia dell'universo. E che se non sviluppavi quelle tue qualità, l'universo stonava. Hai capito di essere fondamentale per l'armonia dell'universo. Hai capito di avere un valore ben preciso e di conseguenza hai iniziato ad amarti. Amando te stessa o te stesso, ami anche il tuo prossimo, cioè rispetti l'altro in qualità di anche lui un'essenza, una scintilla di Dio che è sulla terra davanti a te e che fa esperienza della sua divinità. Infatti, dona intuizione e percezione psichica. Viola, sesto chakra, terzo occhio. Ok. Continuiamo. Ci siamo persi per ritrovarci, perché ci potevamo ritrovare soltanto se ci perdevamo, perché la luce la possiamo conoscere nel mondo duale soltanto se conosciamo l'ombra. Possiamo riconoscere una cosa, cioè la dualità è fondamentale per avere la percezione anche dell'esatto opposto, no? Se noi non conoscevamo, cioè, musica classica e heavy metal, ok? Non possiamo conoscere la sensazione e il valore della musica classica se conosciamo solo quella, se non conosciamo anche la musica metal. Mi spiego? Cioè la dualità è tutto uno, sono due facce di una stessa medaglia. Ci siamo dovuti perdere per ritrovarci. Abbiamo dovuto ascoltare l'heavy metal per capire che la musica classica è la nostra direzione. Con tutto che io, essendo stata una cantante, una musicista, c'erano dei pezzi heavy metal che mi facevano impazzire, quindi comunque mi piacevano molto. Quindi comunque, anche lì, no? Giudizio e discernimento. Discernimento che vuol dire? Non è che giudico l'heavy metal male adesso, ma discernimento. Non ascolto più l'heavy metal perché l'ho ascoltato. Andava bene per me
10-15 anni fa, adesso non va più bene per me l'heavy metal. Ma non è che è cattivo l'heavy metal, mi spiego? Preferisco la musica classica o piuttosto musica che abbia un'armonia, una sinfonia, grazie al fatto che ho conosciuto pure l'heavy metal, ok? Quindi bisogna perdersi per ritrovarsi. Mm? Cioè, devo mangiare il panino con la sottiletta e il prosciutto crudo per capire che quando mangio l'avocado mi piace di più. Mi spiego? Eh, che sento più la natura attraverso l'avocado, no? Cioè devo mangiare una cosa per capire la differenza con un'altra e poi discernere. Mm. E infatti percepisci la verità con lucidità. Angelo Rocel illumina il cammino quando ci sentiamo persi. Qua siamo guidati, ve l'ho detto, da tantissimi esseri di luce che vengono anche da altri pianeti che sono stati sulla Terra milioni di anni fa. Sì, più o meno 15.000 anni fa, gli ultimi lemuriani. E abbiamo anche i lemuriani che ci sostengono in questo processo, che si paleseranno a noi molto presto. Però lo chiudo un attimo qui il discorso. E per chi già non è in contatto sulla quarta e quinta dimensione con i lemuriani. Adesso andiamo a vedere. E infatti costruire ponti. Siamo i costruttori della nuova età dell'oro. Benedizione costante dell'albero della vita, forza ed espansione. Voi ditemi se questa non è una stesa commovente. Cioè, io ho i brividi per tutto il corpo. Costruire ponti, ragazze mie, qua stiamo andando adesso, Plutone in Acquario ci fa costruire il ponte tra il di qua e il di là. Non esiste qua, come se fosse uscito il Papa, no? Negli arcani maggiori. Non c'è separazione. Quindi la costruzione di questa nuova era ha a che fare con l'assenza di separazione. E siamo benedetti dall'albero della vita. Sapete che l'albero della vita è l'altro albero che si trovava all'interno del giardino dell'Eden. C'è l'albero della conoscenza del bene e del male, il famoso albero di Adamo ed Eva, e l'albero della vita. Davanti all'albero della vita, come vi ho spiegato anche nel video Lucifero è il tuo Dio, Satana, Lucifero e il diavolo, trilogia dell'ombra, no? È una trattazione agnostica del significato sulle figure di riferimento del cristianesimo che ho fatto l'anno scorso. Comunque ci sono tutti i miei podcast. Come vi ho spiegato lì, l'albero della vita si trovava all'interno del giardino dell'Eden, a cui c'erano come davanti all'ingresso di questo albero della vita due angeli armati. Due angeli armati. Coloro che hanno creato l'uomo, gli Elohim, quando videro che Adamo ed Eva avevano mangiato dal frutto dell'albero della il frutto dell'albero della conoscenza, dissero: badiamo bene adesso, uno dei capi degli Elohim, badate bene che adesso l'uomo non mangi anche dall'albero dell'albero della vita, l'albero della vita, e ne mangi e viva per sempre. Quindi c'era una sorta di timore che l'essere umano potesse adempiere alla conoscenza di chi era veramente, cioè del Dio che lo incarnava. E noi siamo arrivati a tale adempimento. E quindi l'oscurità è stata trascesa. L'oscurità dentro di noi e anche l'oscurità fuori, no? A vari livelli. Ok. Abbiamo una forza di espansione epocale perché siamo sostenuti dal nostro sé superiore, dalla nostra anima e da tutte le gerarchie di luce che sostengono l'evoluzione del pianeta Terra. E anche dal pianeta Terra stesso, che è proprio un organismo vivente, che ha un'accelerazione di frequenza veramente non indifferente. Quindi, detto questo, veramente è una stesa bellissima, qualcosa di meraviglioso, di veramente incredibile. Continuerei un attimo su questo. Quindi l'inizio di questa settimana è proprio all'insegna di tutto questo che abbiamo detto. Ma in qualsiasi momento guardiate questo video è sollecitato proprio a questo passaggio.
Ok. Voglio continuare a mettere gli archetipi. Allora, ne mettiamo anche qua 3, 1, 2, 3. Vediamo i maestri attraverso il messaggio degli archetipi cosa hanno da aggiungere. Libertà, libertadora. Qua abbiamo raggiunto la libertà dell'essere, proprio l'acquario, il sole in acquario, sostenuto da Plutone in acquario. La libertà dell'essere, libertà per te e per gli altri, dalle credenze negative, eliminazione dello patrones de pensamientos negativos, cioè eliminazione di pensare a se stessi e aver capito chi sei, Dio che ti incarna. Hai adesso la libertà, ti sentirai libera di esprimere chi sei, l'eliminazione di tutti i pensieri negativi che hanno ostruito la tua libertà interiore. Ancora, saboteadora, quindi alcuni di voi si possono trovare in un limbo in questo momento, hanno già visto la luce, il fondo al tunnel, ma sono già quasi fuori dal tunnel. E in questo momento di transizione, laddove noi crediamo di perderci, o alcune di voi sono in un momento di transizione in cui possono aver creduto di sentirsi perse o persi, attenta. Non è un autosabotaggio quello, non credere di stare tornando indietro. Perché? Per fare un salto, qua parliamo di salto quantico, per fare il salto più lungo, cosa bisogna fare? Bisogna andare indietro per prendere la rincorsa. Quindi, quando tu vai indietro, la percezione di andare indietro è perché stai prendendo la rincorsa. Più vai indietro, più la rincorsa è forte e ti fa fare il salto più lungo. Quindi, quando ci sentiamo persi in questa, come vi ho spiegato nel video della porta stretta, non credete di stare perdendo la via, state prendendo la rincorsa. Ok? Tant'è che qua ci dice pone in rilievo la tua paura allo sviluppo personale e il cambio che sta avvenendo in tua vita. Ok, allora qua mi sta dicendo che tu nel momento in cui stai per fare un salto grande, ci possono essere delle paure, è normale, perché è l'ego che ha paura, no? Di cadere nel burrone quando fai il salto. Ma tu hai capito chi sei, Dio. L'anima non ha paura di cadere. E quindi tu con tale fiducia prendi la rincorsa, va bene? Infatti qua quello che abbiamo passato è avere una condotta autodistruttiva o il desiderio di debilitare gli altri, l'archetipo della vittima, va bene? Adesso percepisci qual è la verità, percepire la verità con lucidità. Ok. Andiamo a vedere cosa hanno a dire i maestri su quest'altra. Midas avaro, abilità imprenditore o creativa per convertire qualsiasi cosa in oro. Ah, caspita. Se deleita compartendo la ricchezza della vita. Ragazzi, qua mi stanno dicendo che avrete la capacità di trasformare tutto ciò che toccate in oro. Il re Mida, no? Ciò che toccava si trasformava in oro. Quindi l'abilità di imprendere, qua mi stanno dicendo che avrete l'abilità di imprenditrici o imprenditori, oppure abilità creative per convertire qualsiasi cosa in oro. Cioè qualsiasi cosa voi pensate è oro,
Oro significa in termini sia di attitudini, di talenti a livello lavorativo o un pensiero che ha una capacità di generare abbondanza sia spirituale che materiale, va bene? E tale le vostre ricchezze emozionali, spirituali e materiali le condividerete con gli altri, costruire ponti. Sappiamo che per me il tempo è una delle cose più preziose. Non esiste altra cosa più preziosa del tempo. Cioè, veramente il tempo, perché il qui ed ora, no, è la cosa più preziosa. Quando noi condividiamo del tempo, scegliamo di condividere il nostro tempo con qualcuno, stiamo regalando oro. Ecco, questa consapevolezza qui, al di là, no, di quello della dicitura, che ci sta la dicitura, ma quando condividi il tuo tempo, che sia un tempo autentico e produttivo. Il tempo produttivo è un tempo in cui c'è uno scambio. Lo scambio può essere anche in silenzio. Io ho un meraviglioso scambio con dei miei amici fraterni che sono proprio anime gemelle per me. Abbiamo proprio dei patti animici per sostenerci nel nostro percorso evolutivo. Ognuna di noi fa per il collettivo ha un ruolo importante e impegnativo per il collettivo. Cioè importante proprio di manifestazione del proprio talento e portare un certo esempio. E allora quando mi incontro con loro possiamo stare anche nel silenzio e guardare il fuoco per mezz'ora, tre quarti d'ora. È una condivisione straordinaria. Stiamo condividendo, c'è uno scambio lì, uno scambio profondo di qualcosa che ha a che fare con l'essenza. Oltre ad avere momenti ludici meravigliosi. Quindi, ritornando qui, mi dice che adesso si sbloccheranno anche tutti i vostri talenti che erano ostruiti dall'incapacità di percepire chi eravate. Tale sblocco di talenti manifesterà nella materia l'abbondanza spirituale e materiale. Idee geniali, e concretizzarle al tempo stesso, e porterete un esempio di tale adempimento. Mamma, ragazze mie, ragazzi, che stesona, veramente. Che dite, ci mettiamo qualche altro messaggio? Sì, ok. Voglio andare a vedere sullo sciamano. Cosa ci dice l'oracolo dello sciamano? Wow, ma voi ditemi se non sono il compimento. Il compimento, cioè è l'epilogo di tutto quello che abbiamo detto. Abbiamo compiuto tutto quello che c'era da compiere per manifestare tutto quello di cui abbiamo parlato adesso. Qua c'è un anello, un serpente, un anello che si chiude. Un nuovo inizio. Un'opportunità epocale che la nostra vita non ha mai visto. C'è il compimento del karma e l'adempimento del dharma. Ok, verso questo dharma che è il nostro destino, avendo integrato le lezioni spirituali, i doni spirituali del karma, qual è il messaggio rispetto a questo? L'aquila, volare sopra la mischia, adesso ti sei resa conto di chi sei. Distinguerti dall'omologazione, guardare in alto e volare alto. Volare alto, la visione. L'archetipo dell'acquario è il visionario. Si vede al di là di quello che la realtà 3D non fa percepire. Quindi portare avanti la visione. L'aquila ha una sua visione e viaggia sola. Non sono stormi di aquile, cioè l'aquila è sola come concetto, avete capito? Sola verso il proprio dharma, verso il proprio destino, verso la propria visione.
perseguire la propria visione in modo indiscusso, indisturbati. Va bene? Ok. E adesso ci mettiamo un ulteriore messaggio della no, questi no, questi delle fate. Cosa hanno da dire gli spiriti della natura delle fate, delle nostre amate fate che si trovano in quarta dimensione? Andiamo a vedere cosa hanno da dire. Vediamo. Leggetevela da sole, ragazze. Il tuo desiderio viene esaudito, quello che hai chiesto si sta avverando. Cioè, già come prima carta, voglio dire, qualsiasi sia il tuo desiderio, grazie al fatto che hai iniziato ad amarti, la libertà del tuo essere, grazie al fatto che hai capito come funziona la vita, la legge spirituale, chi sei, allora il tuo desiderio non ha più resistenza, qualsiasi sia il tuo desiderio, o i tuoi desideri. Ok. Riconosci i tuoi veri sentimenti, sii sincero con te stesso, solo tu sai cosa desideri davvero. Allora, in questo caso, questa carta parla per sé, no? Già. Affinché, siccome è uscita sotto queste carte qui, sotto l'aquila, affinché tu abbia la visione chiara di dove stai andando verso il tuo dharma, il tuo destino, sii onesta. Il dialogo con se stessi esige onestà. Onesta. Perché solo tu sai cosa desideri davvero. Appena tu senti quel grado di onestà dentro di te, persegui quell'obiettivo senza voltarti più indietro. Va bene? Perché l'autenticità ti permette di non autosabotarti. Ok. Andiamo a vedere adesso l'ultimo messaggio delle fate. Guarigione, guarito, guaritore. L'energia di guarigione circonda te e questo momento della tua vita. Allora, tu sei come quest'angelo qui in questo momento, che dà la luce a chi è ancora in terza dimensione, che sta per fare il passaggio in quarto, semplicemente il sostegno alle persone che sono molto razionali, o comunque mandare benedizioni alle persone. In questo caso io non ti vedo più che sei qui tu, sei tu questo, perché siamo nel passaggio qua alla quarta e quinta dimensione. L'energia di guarigione circonda te e tutto ciò che fa parte di te in questo momento. Qua abbiamo anche questa carta, la possiamo trasporre anche agli esseri luminosi che stanno, ma non solo gli esseri luminosi, le fate come gli gnomi, come gli spiriti della natura, così chiamati anche dall'antroposofia, anche gli spiriti dell'acqua, gli spiriti dell'aria, sono le ondine, le salamandre, quelle del fuoco, sono tutti spiriti della natura, sostengono questo passaggio planetario e anche le creature che ci abitano, compresi noi. Va bene? Ricordiamo che l'uomo è al di sopra di questo, degli spiriti della natura, però cosa vuol dire al di sopra? Non a livello egoico, a livello di coscienza, una coscienza individualizzata rispetto agli spiriti della natura che hanno un'anima di gruppo. Anche lì ci sarebbe da fare tanti podcast, tanto pian piano lo facciamo, abbiamo tutta la vita. Quindi sappi che nel creare tutto quello che vuoi sei adesso, già da questo momento, supportata dal tuo sé, dagli spiriti guida. Io questa la vedrei anche questa carta come il tuo sé superiore che sostiene la parte tua umana, va bene? Ok. Sono dei messaggi epocali e bellissimi, bellissimi veramente ragazze e ragazzi. Io adesso metterei un'ultima carta della Dea per andare a concludere questo potentissimo messaggio di Plutone in Acquario dal 21 gennaio 2024. Cosa ci dicono i maestri attraverso l'oracolo della Dea?
Mamma mia, io non chiedo altro. Forse i miracoli. Credi nei miracoli. Punto. Cioè, ragazze, io concludo qui, non chiedo altre carte perché quando esce Maria i miracoli e niente, che ti devo dire? Vedrete dei miracoli. Vedrete dei miracoli. I miracoli, allora Gesù faceva tanti miracoli, ma il miracolo cos'è alla mente razionale? Il miracolo è, cioè chiamiamo miracolo quello quando non siamo coscienti di chi siamo. E quindi quello che faceva Gesù, come quello che fanno anche tantissimi maestri, li chiamiamo miracoli. Ma il miracolo ha a che fare con il fatto che tu sei di essere un essere divino, che hai una parte divina che sa molto più di te, la parte umana che non sa niente. Che zitto, proprio, zitto, zero, zero, sordo muto, cioè proprio così. Quindi, ehm, quindi inizierete a praticare i miracoli. Noi stiamo andando nella dimensione cristica, proprio e quando andiamo in pianta stabile in quinta, faremo miracoli che faceva Gesù. Cioè, che non sono più miracoli, sono all'ordine del giorno. Il miracolo è ciò che la parte razionale o il razionale chiama miracolo ciò che non, perché non è connesso con la sua parte invisibile. I giochi si fanno sempre nell'invisibile, noi lavoriamo prima nell'invisibile ormai. Ecco perché vediamo manifestati piccoli e grandi miracoli che hanno proprio a che fare con quando viene dirottato l'ego. Va bene? Quindi non ne vedrete delle belle, ne vedrete di miracolose. Ragazze mie, ragazzi, avevo aperto questo video volendo parlare di Plutone. Avevo preventivato di fare anche delle stese, però non mi è arrivato. Era troppo importante questo messaggio e quindi quindi non faccio previsioni settimanali, abbiamo pubblicato i segni zodiacali, come avete visto ho trovato riscontro anche al fatto che se guardate anche la vostra luna, la Venere e l'ascendente, dove cade il segno zodiacale, si possono avere anche più riscontri a volte rispetto a guardare soltanto la parte del segno zodiacale, no? Perché questo? Perché a volte ci possono essere degli assestamenti planetari che battono di più sulla Luna piuttosto che sulla vostra Venere, piuttosto che sul vostro ascendente. Quindi se non vi ritrovate nell'ascendente, scusami, nel Sole, nel vostro segno zodiacale, potete guardare l'ascendente o anche la Luna e Venere se cade in quello stesso segno. Ecco perché a volte quando abbiamo delle cose da adempiere o da evolvere che battono sul nostro ascendente piuttosto che sulla luna, l'inconscio, piuttosto che su Venere, sulla parte più gioiosa e giocosa della vita, l'amore inteso con la forma più goliardica, è bene guardare anche il segno dove cade la vostra Venere e la vostra Luna, perché mi sono accorta personalmente quando ci sono questi transiti planetari, alcuni transiti particolari possono farci risuonare di più la Venere, se abbiamo per esempio la Venere in Capricorno, piuttosto che magari abbiamo il Sole in Gemelli e la Venere in Capricorno, magari nell'oroscopo del Gemelli qualcosa non risuona, nella Venere in Capricorno sì. Se abbiamo la Venere in Capricorno e guardiamo il segno del Capricorno ci ritroviamo. Ecco, questo volevo dire. Comunque fate sempre come detta il vostro intuito perché siete voi le maestre e i maestri di voi stessi. Quindi, ragazze mie ragazzi, questo per questa settimana Plutone in Acquario ci hanno dato proprio una bella sterzata, così. Sono felicissima di aver letto questo messaggio, mi sento veramente piena, felice, piena di orgoglio nelle ottave più alte. E detto questo, ragazze mie ragazzi, io concludo qui. Vi auguro dei giorni miracolosi, magici, quello che è alla vostra altezza. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!